La mia prima settimana di disegno su iPad. Bella raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto le mie impressioni per quanto riguarda il disegno digitale su iPad. Ovviamente prima però un piccolo unboxing. Piccolo aneddoto, in realtà tutti i video unboxing li ho persi perché ho eliminato il file di Pennino versus Line Art, video precedente uscito la settimana scorsa. E lì c'erano anche tutti i video di unboxing. Il disegno digitale sul canale non è una novità, da come avete visto infatti in passato più volte ho fatto illustrazioni però con la tavoletta grafica, ma come forse sapete da tempo cercavo un piccolo rinnovo perché, semplicemente perché la tavoletta si stava disintegrando, schermo distrutto, cavi distrutti, tutto distrutto e quindi avevo bisogno di un qualcosa di più recente e allo stesso tempo che mi permettesse di andare a realizzare veramente un'illustrazione divertendomi, perché era diventato più un peso che un divertimento andare a disegnare in digitale, quindi cercavo di evitarlo il più possibile. Mentre andando a fare questo acquisto l'idea è proprio improntata ad andare a migliorare, improve my art. Buono, è bello inglese. Inizialmente ho pensato a un'alternativa di tavoletta grafica, quindi una migliore, una di un livello anche più elevato, con più livelli di pressione e allo stesso tempo anche ad esempio forse il touch eccetera. Dopo un po' però ho fatto delle considerazioni, il discorso ad esempio nel caso in cui viaggiassi oppure volessi disegnare semplicemente sul divano piuttosto che sul letto, piuttosto che in studio, però anche in posizioni più comode. Con la tavoletta grafica era più una limitazione, mentre con l'iPad la comodità era diciamo tutto, cioè nel senso posso effettivamente disegnare dove voglio, uno perché l'iPad è un sistema a sé, mentre la tavoletta ha bisogno di un supporto ad esempio di PC eccetera, due perché vedere diversi tutorial anche in rete mi è sembrata l'alternativa più valida nel mio caso, dato che cercavo comodità e allo stesso tempo velocità, le due insieme mi hanno portato a fare la fusione. No, questa qua era la fusione di... quella più piccola, avete capito? Ci rinuncio. Goten's Transfusione. Sium. La mia scelta quindi è ricaduta su iPad Air 2022 con relativa penna compatibile, ovvero l'Apple Pencil di seconda generazione. Anche per quanto riguarda gli iPad ho fatto diverse ricerche, non sapevo bene quale andare a prendere, c'è l'iPad Pro, c'è l'iPad mini, ci sono un po' di iPad. Poi però ho deciso per l'alternativa leggermente più economica che mi desse diciamo delle funzionalità anche abbastanza elevate. Queste diciamo che sono le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere l'iPad, quindi un tablet piuttosto che la tavoletta grafica. A fine video però invece vi porterò altre motivazioni che ho scoperto nel corso della settimana andando a provare questo strumento, dato che effettivamente non l'avevo mai utilizzato, quindi direi che possiamo finalmente iniziare. Piccolo aneddoto, dovete sapere infatti che è arrivata la custodia, è arrivato il vetro, è arrivata l'Apple Pencil, ma l'iPad è stato disperso. Lo so, questa è la mia solita fortuna del principiante, ma cosa è successo? Un po' di rimborso, messaggi, aria, cose, mi è arrivato dopo 2 settimane. A few moments later. Scusate, prima di iniziare, per quanto riguarda l'applicazione ho utilizzato Procreate. Per chi volesse un'alternativa gratuita, so che esiste Sketchbook piuttosto che Ibis Paint. Sinceramente non so come siano, ma vedendo un po' in rete, diciamo qualche video, ho scoperto che potrebbero essere alternative valide. Tutto sommato però io ho optato per Procreate. Uno perché il costo è accessibile praticamente a tutti, dato che costa sui 12 euro. Due perché effettivamente puoi realizzare qualunque cosa, diciamo puoi dare sfogo all'immaginazione. Ovviamente un salutone Richard se stai guardando questo video, non penso, però non dubbio farmi sapere. Grazie mille per tutti i video tutorial, perché senza di quelli ci avrei messo tipo 2 anni a imparare a utilizzare Procreate. Fidati, sono veramente molto utili, grazie. Inizialmente sono andato a realizzare qualche bozzetto, qualche sketch, giusto per capire anche il funzionamento dell'applicazione in sé. Dovete sapere infatti che Procreate è un'applicazione assurda che però ha talmente tanti strumenti che effettivamente ti porta a forse inizialmente incasinarti, non capire bene il funzionamento dell'applicazione stessa. Ma dopo alcune prove ho iniziato a realizzare qualche piccola illustrazione. Per quanto riguarda la prima è un volto frontale molto semplice, fatto in scala di grigi. Ho iniziato con la scala di grigi per poi passare ai colori. Sono andato a piccoli step, prima alcune bozze per capire un po' i pennelli, successivamente un po' di inchiostrazione, anche qui per approfondire pennelli e eventuali tools vari per cancellazione. Questo qua non è un video in cui spiego come funziona l'iPad e come funziona Procreate. Per quanto riguarda la prima illustrazione, easy, non c'è molto da dire, un volto frontale basic, è venuto anche un po' maluccio, ma vabbè, ci sta, sono le prime prove, quindi vabbè, ci sta. Passiamo alla seconda illustrazione.
Anche qui un volto frontale, qui sono andato a provare il gioco di luci con eventuale colorazione. In questa settimana ho realizzato diverse illustrazioni, infatti non sto troppo a far capire cosa sono andato a realizzare, si vede e sono giusto delle prove, quindi non c'è nulla da raccontare. Quindi passiamo direttamente al terzo disegno e alla terza illustrazione. Cosa da dire per quanto riguarda il disegno? Nonostante la lentezza dovuta all'apprendimento, ho avuto per la prima volta l'impressione di disegnare con serenità. Sembra una banalità, ma vi giuro è assurdo. La velocità di Procreate e i vari tools mi hanno permesso di creare liberamente senza limiti. Nonostante la piccola differenza della superficie, essendo vetro, ho avuto la stessa sensazione piacevole del disegno tradizionale. Alcuni strumenti sono poi fenomenali, ad esempio, come vi dicevo prima, il Fluidifica. Cioè, raga, e non sapete quanto mi ha aiutato. Ogni volta che alcune proporzioni mi parevano sballate, il Fluidifica faceva il lavoro sporco. Piccolo consiglio: per capire se il disegno è abbastanza proporzionato dovete riflettere, o comunque provate a riflettere il disegno in orizzontale, così lo vedete dall'altra faccia della medaglia e vedete se c'è qualcosa di sbagliato, comunque si nota subito. Successivamente andate a correggerlo con il Fluidifica o semplicemente con una bozza superiore. Sicuro devo imparare ancora bene le posizioni di luce e ombre, ma questo nel tempo lo sistemerò io. È un problema, diciamo, personale. Ovviamente fatemi sapere che ne pensate di questi primi volti. Un po' di rodaggio però diciamo che ci sta. In live poi abbiamo realizzato alcuni post per Instagram, quello inerente alla sveglia. Sì, quella è la mia reazione ogni volta che la suoneria della sveglia parte la mattina. Un disastro, volevo spaccare il cellulare, l'unica cosa che è il cellulare, quindi se lo rompo, sapete, è un po' casino. Non posso rompere il cellulare, comunque questa qua è la mia reaction ogni volta. Fatemi sapere la vostra reaction la mattina, se vi svegliate sereni oppure distrutti. Come seconda illustrazione per quanto riguarda questa parte qua, sono andato a realizzare la mascotte del canale che mi sta addentando la testa. E perché come mascotte non avere un capibara? Il capibara è un incredibile roditore gigantesco, se non il più grande al mondo. Sinceramente non ne sono sicuro perché non mi sono informato. Fatto sta che in live abbiamo scelto insieme la mascotte del canale che d'ora in poi sarà il capibara. E quindi ecco voi l'illustrazione. Approvate? Dai, è bellino. La settimana è lunga e con i disegni non abbiamo concluso. Ecco infatti che iniziamo quelli dello step successivo, ovvero quelli ancora leggermente più complessi. Ho fatto prima bozze, prove, successivamente scalati grigi e adesso iniziamo anche con la colorazione. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. In questa seconda parte mi sono concentrato più sulla figura femminile. Infatti inizialmente ho realizzato un volto 3/4 che ha preso ispirazione da una modella presente in una foto. Volevo provare a fare una trasposizione guardando un'immagine direttamente sull'iPad con uno stile mio particolare. Volevo tentare, era un po' una fase di test, perché se non testo non ci capisco una mazza. Devo ammettere che questa illustrazione credo che sia una delle più belle che ho realizzato fino ad oggi per quanto riguarda il disegno digitale su iPad, perché le diverse fasi le ho rispettate in maniera abbastanza perfetta, nel senso ho fatto la bozza, successivamente il line art che credo mi sia uscito anche abbastanza bene ed infine la colorazione. E per la prima volta ammetto che la colorazione mi è piaciuta davvero molto. Andare a disegnare su iPad è stata un'esperienza particolare, differente da quella su tavoletta grafica, quindi la colorazione mi è parsa parecchio intrigante. Quindi andavo a mettere livelli, luci, ombre, successivamente provavo anche a mescolare un altro colore per far sì che l'illustrazione in sé risultasse perfetta. E devo ammettere che questa illustrazione qua a me sinceramente piace molto. Fatemi sapere voi che ne pensate. Illustrazione numero 2, qui è presente a sua insaputa un membro del villaggio di Konoha ed infatti ecco a voi. Primo elemento che andrò a realizzare, Rinnegan. Inizialmente l'idea era quella di realizzare tutti i membri del villaggio di Konoha, successivamente poi però ho capito che erano ben 5, me compreso, ed erano un po' troppi, quindi uno per il momento, poi forse in futuro faremo gli altri. Quindi non preoccupatevi, non è preferenza, vi voglio bene a tutti. Fatto sta che in questa seconda illustrazione ho provato anche qui a fare un volto, ho preso di riferimento una foto, successivamente ho provato a creare una composizione e lascio direttamente parlare al disegno, fatemi sapere che ne pensate.
il cioccolatino e poi si riparte. Oh, cioccolato al latte. Let's go. Ed infine abbiamo ancora la terza illustrazione. Questa è quella, diciamo, più complessa. 1 per il soggetto, 2 per la composizione in sé dell'opera e 3 perché sono andato a provare tante cose differenti. Ma fermi! Prima di iniziare la terza e ultima illustrazione, volevo solo farvi vedere questo disegno che è stato realizzato in live e al momento non è ancora concluso, ma la concluderemo, credo, nella prossima live. E in questo caso sono andato a realizzare un volto 3/4. Non so, mi sta piacendo questa cosa di andare a provare a sketchare. Prendo ad esempio e successivamente c'è una rielaborazione dietro. Sincero, devo migliorare tantissimo sotto tantissimi punti di vista, però tanta roba. Nel caso vi aspetto in live per concludere questa illustrazione. Ma adesso procediamo con l'ultimo disegno. Nel frattempo che vedete l'illustrazione comporsi, beh, sinceramente, giusto per raccontarvi un po' la realizzazione in sé, la parte forse un po' più complessa è stata quella iniziale perché non sapevo bene come realizzare la posa del personaggio. In questo disegno infatti sono andato a rappresentare una maga, da come vedete da una parte ha una fiamma di fuoco e dall'altra quella di ghiaccio. Non so perché ma mi ricorda un po' Todoroki, allo stesso tempo una vecchia illustrazione che avevo realizzato tempo fa per l'Inktober 2021 se non sbaglio, nel caso andatevela a riprendere. Come conclusione però vi voglio parlare dei vantaggi che ho scoperto nel corso della settimana per quanto riguarda l'utilizzo di iPad per disegnare. Primo, lo sottolineo, quello che avevo detto all'inizio, ovvero la comodità. Raga, la comodità dell'utilizzare questo strumento è assurda, cioè la puoi utilizzare ovunque, non hai problemi di posto, luogo, posizione, eccetera, puoi fare quello che vuoi ovunque. Punto numero 2, e questo qua forse è anche un plus per l'app, un più, 7 più, come quando c'erano i voti alle medie, per Procreate. Procreate è un'applicazione assurda che ti permette di velocizzare tutti i processi. Hai bisogno di andare indietro, tap con 2 dita. Hai bisogno di andare avanti perché in realtà hai sbagliato, tap con 3 dita. Successivamente c'è lo strumento Fluidifica che ti aiuta tantissimo a migliorare alcune proporzioni piuttosto che a modificare il disegno. Poi anche allo stesso tempo i pennelli, la quantità di materiale che c'è, di tools all'interno del programma è assurdo. Infatti io appunto ve lo consiglio nel caso in cui avete un iPad e volete fare un piccolo acquisto. Fidatevi, merita davvero perché ci sono tantissime cose che vi portano a realizzare il disegno come realmente volete voi, senza diciamo limitazioni. E come terzo vantaggio vi voglio parlare della sensazione provata nell'andare a disegnare su iPad. Sincero pensavo fosse diverso, essendo un vetro, pensavo fosse più, non so, la sensazione fosse diversa e invece nel momento in cui sono andato a realizzare diverse illustrazioni, cioè era talmente piacevole che continuavo, non mi fermavo. Pensavo fosse come la tavoletta grafica e invece era meglio della tavoletta, perché la tavoletta mi dava quella sensazione di digitale, qui invece in questo caso mi sembra tradizionale. Non so, mi sono trovato benissimo, forse anche il fatto che disegnare su vetro non mi dà problemi, ci disegno tranquillamente. Ovviamente le illustrazioni che ho realizzato in questo video non sono perfette, perché, beh, semplicemente 1 perché devo migliorare io nel disegno, 2 perché effettivamente questo strumento non l'ho mai utilizzato, quindi devo diventare sempre più forte. Quindi diciamo che questa sensazione mi ha portato a vedere il digitale di nuovo con occhi diversi. L'ho sempre un po' schivato e credo che finalmente questo mi conceda la possibilità di esplorarlo sempre di più. Tranquilli, non farò solo più digitale, anzi arriveranno tante altre cose in tradizionale, tanti esperimenti, outfit custom e altri custom generali. Però diciamo che questo qua può essere un grande aiuto. Esempio, in alcuni video al posto di fare la bozza su carta la posso realizzare su iPad, successivamente forse stamparla ed infine andare a realizzare l'illustrazione che voglio. Non so, questo strumento può essere utilizzato per tantissimi scopi e piano piano cercherò anche di capire quali e quindi di utilizzarlo al 100% delle sue capacità. Come sempre, se avete consigli, se volete raccontarmi qualcosina, non so se qualcuno utilizza l'iPad piuttosto che avete bisogno di consigli, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto, se nel caso volete
condividerlo, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché questo mi farebbe felice. E la felicità al giorno d'oggi è importantissima. Niente, grazie mille davvero a tutti e dobbiamo fare il post credit. I hope that we'd stay on land. But now when I fall and when I cry, who's there to pick me up? When all of my Nonostante dovessi fare questa ripresa fuori all'aperto con un altro oggetto al posto della bottiglia, che non vi dirò per ora, che se no spoilerò il prossimo video. E basta, questo qua sarà il post credit. Ha senso? No. Quindi, bella raga, e ci vediamo il prossimo. Ci vediamo ovunque la prossima settimana. Un saluto! Benvenuto e bentornato. Vabbè, sono esattamente le... non lo so, ma perché sto facendo questo? Scusate. Iniziamo ad editare il video perché altrimenti domani non esce un casino. Sono indietratissimo, come sempre, quindi supportate il canale. Tanta roba. Me ne vado. Basta. Non so più cosa dire.